Buongiorno, oggi parliamo di riscaldamento elettrico e riscaldamento a gas. Sicuramente non relativamente a un riscaldamento domestico, ma in ambito industriale. Le recenti problematiche legate alle forniture di gas che arrivano dall'est ci stanno rendendo consapevoli degli aumenti di costi che si stanno riversando sulla produzione di energia e quindi sulla produzione di calore. Probabilmente già in autunno ci renderemo conto degli effetti che sortirà questa situazione. Le grandi aziende si stanno già muovendo verso quella che viene chiamata l'elettrificazione, ovvero stanno spostando per quanto possibile e dove possibile, soprattutto chi ha un'autoproduzione di energia elettrica, magari con sistemi alternativi, quindi con energie rinnovabili, parliamo di fotovoltaico o altro, riprendo, si stanno spostando quindi sull'elettrificazione di alcuni processi. In pratica, soprattutto nelle grosse aziende dove hanno magari sistemi centralizzati per la produzione di vapore o di olio diatermico ad alta temperatura per il riscaldamento di determinati utilities, stanno splittando questo tipo di riscaldamento su delle centrali più piccole riscaldate elettricamente. Chiaramente è sempre stato un problema, diciamo così, in Italia il riscaldamento elettrico. Perché? Perché l'energia elettrica aveva dei costi molto elevati rispetto al gas. Con la situazione attuale, molte aziende stanno prendendo in considerazione questo tipo di riscaldamento perché, magari aiutate dall'autoproduzione di energia, risulta sicuramente più conveniente applicare un riscaldamento di tipo elettrico. Oltretutto, su questo tipo di centraline, come spiegavo in altri video, è possibile utilizzare dei sistemi con relè statici piuttosto che con tristori, quindi con una modulazione della potenza, e andare a modulare anche i consumi di potenza elettrica secondo la reale esigenza del momento. Potendo utilizzare piccole centraline dedicate a piccole parti di impianto, noi andiamo a riscaldare quella parte di impianto solo quando serve, mentre invece quando abbiamo un'unica caldaia centralizzata che produce vapore, per problemi diciamo così gestionali abbiamo comunque alla minima potenzialità un consumo enorme di energia che magari non serve in quel momento per alimentare gli impianti effettivamente in funzione. Il discorso è decisamente interessante, ci viene richiesto, direi quasi giornalmente, proprio per andare a centrare questi obiettivi di abbattimento dei consumi. È chiaro, anche l'energia elettrica ha un costo elevato, peraltro se l'energia proviene da produzione come centrali a turbogas, ancora una volta andiamo ad utilizzare del gas. Il discorso è più interessante quando evidentemente abbiamo un'autoproduzione di energia elettrica, magari, come dicevo prima, da energie rinnovabili. Se l'argomento vi interessa, possiamo approfondirlo. Buona giornata!